Buongiorno amici della distillazione e della liquoristica, sono Pier Cesare, il vostro mastro liquorista, e sono qui in distilleria sui campi dell'azienda agricola Shemunshine. Oggi perché faccio un video richiesto per un mio short che ho fatto su quella che è la testa, quindi la parte che normalmente si toglie nella produzione di gin, quindi nell'aromatizzazione, spiegando che non era una questione di una parte tossica, ma semplicemente di una parte che riguardava gli aromi. Quindi se qualcuno vi dice che toglie la testa nel gin perché è tossica, vuol dire che non ha capito assolutamente nulla. È semplicemente una cosa che si fa per gli aromi, non perché è una parte tossica. Parliamo quindi di un alcol etilico che noi acquistiamo come opifici di trasformazione per ridistillarlo e quindi aromatizzarlo. Perché parlo che nel nostro alcol non c'è una parte tossica? Ovvero la parte tossica nella distillazione, quindi nella estrazione, perché quello che succede, cioè il nostro distillatore che è qua, serve semplicemente tramite quindi un processo fisico per separare, due componenti o più, quindi miscibili fra di loro. Quindi mentre se noi mettiamo quindi all'interno o prendiamo un vino e dobbiamo quindi separare quelle che sono le componenti che lo compongono, quindi nel vino ci sono diverse tipologie di alcol, non c'è solo l'etilico, ma come vedremo c'è anche poi il famigerato metilico, quindi l'unico modo per estrarre e separare dal resto, dall'acqua, dal metilico e dagli altri componenti il nostro etilico che ci serve per fare il nostro spirito di frutta, il nostro brandy, è quello di utilizzare un metodo fisico che è quello delle differenti temperature di evaporazione, di ebollizione dei nostri componenti. Quindi i componenti hanno diverse temperature e grazie al nostro distillatore riusciamo quindi a separarli fra di loro. Quindi in realtà quello che noi distilliamo semplicemente noi separiamo, è una separazione di vari composti miscibili che normalmente manualmente non sarebbe possibile separare tramite quindi un processo fisico che è quello delle differenti temperature di ebollizione. Per questo ci aiuta il nostro distillatore. L'alcol buon gusto che noi acquistiamo semplicemente ha la parte tossica o la quantità tossica di quella determinata parte, perché vedremo che anche il metanolo, il famigerato metanolo in basse quantità è un alcol simile all'etanolo, quindi cambia poco nella loro composizione chimica, ma semplicemente è tossico come il metanolo. Anche l'etanolo è tossico, ma in diverse quantità. E quindi il nostro corpo che riesce a smaltire questi due alcol semplicemente solo in un limite che è prescritto, perché questo limite ci dà la possibilità di bere alcuni prodotti come il vino, come la birra, dove il metanolo, quindi questo famigerato alcol, è presente, ma per legge deve essere presente in quantità determinate. Sotto una certa quantità anche il metanolo non è tossico per il nostro organismo e riesce a smaltirlo, come invece anche il metanolo, quindi anche lui sotto certe quantità non è tossico per noi. Naturalmente le quantità del metanolo e dell'etanolo sono ben diverse, si parla di 20 volte superiori, E soprattutto la parte di tossicità dell'etanolo è meno pericolosa, semplicemente perché l'etanolo forma all'interno del nostro sangue un acido acetico, che il nostro corpo riesce a smaltire molto più velocemente, molto più facilmente, mentre il metanolo forma nel nostro corpo la formaldeide, quindi un acido formico, un acido che diventa molto difficile da da metabolizzare e da espellere dal nostro corpo, rischiando di acidificare il nostro sangue e di creare problemi grossi e danni anche permanenti, come potrebbero essere la cecità, la famosa cecità che è andata agli onori di cronaca quando si usava in passato
aggiungere il metanolo al vino per alzarne il grado alcolico, semplicemente perché il metanolo non era sottoposto ad accise. Quindi questo è successo, quindi quando è scoppiato lo scandalo del metanolo di persone che hanno avuto problemi gravi da questa intossicazione di questo alcol, è stato perché veniva aggiunto da alcune persone criminali al vino semplicemente perché costava poco, non era accisato, anche perché non era un prodotto alimentare e comunque ti alzava il grado alcolico del vino. Quindi anche in un distillato, in questo caso, dove si va a estrarre un alcol, abbiamo dei limiti. Se un alcol o anche una grappa ha una quantità di metanolo superiore a questi 1000 o 200 grammi, dipende dalla tipologia di prodotto, semplicemente diventa un alcol denaturato, che è quell'alcol che noi utilizziamo rosso per pulire i vetri, ovvero che in quel alcol lì, visto che non viene bevuto, non c'è problema che ci siano delle quantità di metanolo alte. Quindi il metanolo c'è ovunque. Naturalmente in distillazione, grazie alla possibilità di separare le varie componenti che per le diverse temperature di evaporazione, possiamo andare a togliere la maggior parte del metanolo, ok? Perché questo è un alcol basso bollente ed evapora a una temperatura di ebollizione molto più bassa dell'etanolo, ma ho la possibilità di andarlo ad eliminare tagliando quella parte naturalmente di distillazione all'inizio della distillazione, quindi fra i 64 e i 68 gradi, che è la temperatura di evaporazione dell'alcol, e quindi quella parte che mi uscirà all'inizio, quella la separo perché so che avrà alte concentrazioni di alcol metilico e quindi riesco a avere una quantità di alcol metilico molto bassa all'interno del mio distillato, ok? Ce ne sarà sempre, perché comunque anche nella produzione di uno spirito di frutta, nella parte diciamo della testa, ci sono comunque degli aromi che vengono conservati, o comunque un distillatore non è un apparecchio perfetto nel taglio delle teste, ma qualcosina potrebbe rimanere, ma alle analisi abbiamo visto deve essere inferiore a questi 200 grammi ettolitro o 1000 grammi ettolitro per l'alcol diciamo buon gusto, altrimenti questi alcol non sono considerati alimentari. Ma perché abbiamo visto che l'alcol metilico in sé non è tossico se non a determinate concentrazioni, perché il nostro corpo non riesce a smaltirlo, ok? E crea un'acidificazione del sangue. Quindi l'alcol metilico c'è in tutti i prodotti fermentati, naturalmente a seconda diciamo delle quantità può essere considerato per legge diciamo possibile utilizzare questo prodotto per uso alimentare, come quindi c'è nel vino e come c'è nella birra, comunque in tutti i prodotti fermentati, l'avremo anche in quantità minori nel nostro alcol diciamo etilico che acquistiamo per andarlo a distillare e creare il nostro gin. Naturalmente le quantità in quell'alcol lì sono per legge regolate, abbiamo visto, con un determinato limite, altrimenti quell'alcol lì non potrebbe essere venduto come alcol alimentare, ma semplicemente denaturato, e quindi nel caso noi lo ridistilliamo, quell'alcol lì rimane sempre in quella stessa quantità lì, non può essere concentrata, perché l'alcol che noi usiamo in distillazione è già concentrato, è 96 volumi alcolici, quindi non ci può essere un aumento della parte di alcol metilico e quindi un passare dal fatto che sia in quantità non tossica per l'organismo a quantità tossica, ok? Quindi se noi leviamo la parte di testa per gli aromi, sì, probabilmente leveremo ancora una frazione di questa minima quantità di metilico che c'è all'interno, ma comunque non è una problematica di tossicità, perché quell'alcol lì è già, così com'è, considerato alimentare e nei limiti di legge per essere comunque bevuto da una persona senza avere problemi di salute. Naturalmente alcol con più o meno metilico potrebbero dare, visto la sua difficoltà che il nostro organismo ha nel smaltirlo, quindi bevendone quantità
alte di quel prodotto lì, magari non di buonissima qualità, quindi siamo un po' al limite, potrebbe anche creare mal di testa o comunque sensazioni sgradevoli. Ma questo, anche l'etilico in grandi quantità, è tossico per il nostro organismo, ok? Quindi entrambi gli alcol non sono tossici se non in una determinata quantità, semplicemente a difficoltà che ha il nostro corpo di smaltirli. Quello che è il metilico, come abbiamo visto, che crea questa formaldeide, questo acido formico, che può acidificarti il nostro sangue e creare dei grossi problemi di salute. Però in sé si possono trovare piccole quantità anche nei nostri distillati, ripeto, è difficile perché comunque noi, eliminando anche quella piccola parte di testa per la questione di aromi, andiamo anche a eliminare probabilmente il minimo di alcol metilico c'è all'interno. Nel passato, anche nella preparazione, nella creazione di alcol, quindi nella distillazione di fermentati, in quei diciamo prodotti che erano distillati soprattutto in modo illegale, per avere quindi un prodotto che costava meno, il metilico non veniva tolto, e quindi, come abbiamo visto nell'assenzio, quindi in quel problema di pazzia, di gente che si ammalava, che aveva problemi di salute, per cui l'assenzio era stato bandito, probabilmente derivava dal fatto che, essendoci una grossa richiesta, si era creato un mercato illegale di assenzio a costi minori, proprio perché c'erano alcol distillati senza togliere la parte di metilico, e quindi che potevano dare comunque problemi alle persone che lo bevevano. Quindi, in definitiva, per capirci bene, l'alcol metilico c'è in tutto, di suo non è tossico se non in determinate quantità, ok? Nell'alcol che noi utilizziamo viene tolto attraverso la separazione della teste, ma l'alcol che noi utilizziamo è un alcol che è già certificato per essere alimentare, che comunque è nelle quantità minime previste dalla legge, e quindi già così è assolutamente innocuo per l'uomo. Quindi nella nostra ridistillazione, anche se non togliessimo la parte di testa, la quantità di metilico è già nei range, quindi per cui non può essere tossico per l'uomo. Poi naturalmente, quindi noi, ma solamente per questioni di, e parliamo sempre della distillazione, della ridistillazione di un alcol per fare un prodotto liquoristico come un gin, per esempio lo stesso alcol che mettiamo in infusione, in quel caso lì non viene assolutamente tolta una parte di testa, è quello che abbiamo acquistato, quindi eppure un amaro o diciamo un altro prodotto in infusione non sono tossici, quindi non abbiamo avuto necessità di togliere una prima parte, perché in infusione non si usa la distillazione, quindi non si ha possibilità neanche di farlo. È lo stesso alcol che compriamo, che portiamo in infusione nel nostro amaro, quindi lì una quantità di metilico è quella dell'alcol che acquistiamo. In distillazione lo stesso alcol, anche se non la togliessimo, è la stessa cosa, cioè la quantità di metilico rimane sempre la stessa. Quindi se in ridistillazione dell'alcol buon gusto che utilizziamo per aromatizzare quello che è il nostro gin togliamo una parte di testa, non è perché questa è tossica, ma semplicemente perché è una questione di aromi più forti e diciamo fastidiosi per il nostro corpo del gin, che andrebbero a rovinare quello che è il nostro profilo aromatico, ok? Quindi il metanolo, quello che c'è, è già in quantità prevista dalla legge e non tossico. Se ridistilliamo anche nella nostra miscela acqua-alcol, lo porteremo sempre a 90 volumi alcolici, quindi la percentuale sarà sempre quella dell'alcol che abbiamo acquistato, che è un alcol naturalmente alimentare certificato. Naturalmente tutto sta nella qualità dell'alcol che compriamo, ce ne sarà più o meno, e quindi qui ci saranno degli alcol che magari bevuti in maggior quantità potrebbero dare anche sensazioni fastidiose alla testa, ma ripeto, sono sempre nei limiti di legge, oppure degli alcol di qualità superiore dove alla partenza, alla creazione di questo alcol, il metilico è stato tolto completamente, o comunque c'è in pochissima quantità, che anche bevendo di più non ci dà nessuna sensazione sgradevole a livello fisico. Ma ripeto, il metilico e l'etilico sono due alcol simili, ok? Non sono tossici a determinate quantità per il nostro organismo, e sono tossici entrambi, anche l'etilico, a quantità molto alte, quindi se beviamo tanto anche un alcol etilico puro per il nostro organismo è tossico, e lo sappiamo, e per questo naturalmente bisogna bere con responsabilità e bere bene ma poco, ok?
ma non vi preoccupate che se acquistate un alcol alimentare, quindi il nostro alcol buon gusto, quello lì non avrà mai una componente tossica, quindi se ha una parte piccola di metilico, semplicemente è un metilico che non sarà tossico per il nostro organismo, perché le quantità saranno bassissime, ok? Sia quindi che si fa l'amaro, che si fa quindi una ridistillazione per fare un gin, quella parte diciamo che togliamo di testa non è perché è un problema di tossicità, ma semplicemente perché è un problema di aromi che in distillazione diventano molto piccanti nella parte iniziale della distillazione. E la prova le avete perché quando fate una prova col vostro piccolo distillatore di saggio vedete che a 64 gradi di temperatura non esce assolutamente nulla e comincia a uscirci le prime gocce diciamo del nostro gin cominciano a uscire da 78 gradi in su. Quindi prova pratica per vedere se effettivamente l'alcol che abbiamo comprato ha dentro una parte di metilico o meno, ma comunque ripeto una parte minima ci sarà perché è impossibile separarle completamente, ma è talmente minima che non uscirà niente alla temperatura di ebollizione del metilico, ma comincerà a uscire il nostro gin a 78 gradi di temperatura, ok? Prova pratica per questo, quindi scusate, spero di essermi spiegato bene, ok? Un argomento importante che visto che c'era un po' di confusione ho voluto affrontarlo nel miglior modo possibile, ma comunque se avete delle domande mettetele qui sotto nei commenti del video. Qui dai campi dell'azienda agricola Shine vi saluto, sono Pier Cesare e ci vediamo a una prossima distillazione. Ciao!